Bella ragazzi, Bella ragazzi, Bella ragazzi, questa volta vi presentiamo il nuovo impianto di raffreddamento di questo motore che avete già visto e che vedrete ancora. Nuovo impianto di raffreddamento perché una volta era fatto con un bidonetto così, che tra l'altro ho colorato con uno dei nostri video con l'olio di noci, olio cotto sul coso, che è venuto bellissimo. In realtà era anodizzato bruttissimo come questo che è il serbatoio della benzina. Poi c'erano tubetti vari, qua questo l'avevo colorato perché avevo una pre-modifica. Poi il serbatoio di acqua di raffreddamento è diventato un bel bidone grosso, capiente e soprattutto con una grande superficie, perché ho visto è venuto caldo, questo qua scaldava troppo il motore, arrivavamo a 600 gradi. E pian piano ho fatto tutti questi pezzi qua. Perché ho fatto questi pezzi? Perché un motore del genere, se lo fai andare a benzina non c'è problema, lo raffreddi, parte da freddo, ci mette un bel po' a scaldarsi e va. La benzina ha tanto carbonio, ma se lo facciamo andare a metano, il metano ha un mucchio di idrogeno, quindi sviluppa tantissima acqua. È un motore freddo, cosa gli succede? Che si bagna la candela. Se lo facciamo andare all'idrogeno, poi vedrete un video, abbiamo fatto anche andare all'idrogeno diluito con CO2, vi facciamo vedere un bellissimo video, e quindi succede che il motore è freddo, la candela si bagna, funziona male, si spegne, non riusciamo più a metterlo in moto, perché sviluppa solo acqua l'idrogeno, solo acqua invece che CO2. Quindi per ovviare a questo il motore deve scaldarsi in breve tempo e poi dopo, quando è caldo, deve raffreddarsi logicamente, quindi ci vuole un termostato, un impianto termostatico, e ho risolto tutto con un impianto termostatico. Qua abbiamo tutti i pezzi di questo impianto termostatico, abbiamo il bidone di raffreddamento, tanti pezzettini vari che adesso vedrete. Allora, poi c'è la pompa, che per ora è rimasta qua, ma tra un po' la leviamo, la pompa che pompa l'acqua mossa dall'albero di distribuzione, pompa l'acqua nella camicia del cilindro per raffreddarlo e la manda al bidone. Poi la riprende dal bidone più fresca, eccetera eccetera. Allora, questa pompa, che è di alluminio bruttissima, io ho eliminato tutto ciò che era d'alluminio in questo motore, a parte il cilindro che è verniciato, ma tutto quello che era colore alluminio è stato tolto, sostituito con ottone, anche distanziali, anche questo, tanti altri pezzi in ottone. Le brugole stanno per essere sostituite tutte da bulloneria fatta al tornio in ferro, acciaio al carbonio, basso tenore, diciamo il nome giusto. E cosa abbiamo detto? Cosa facciamo? Non ce la facciamo più a fare tutti questi pezzi. Facciamoceli fare, che conviene veramente. Li abbiamo fatti fare da una ditta a cui abbiamo già fatto fare dei pezzi che avete visto in altri video, che è JLC 3DP. Questa ditta fa lavorazioni CNC di precisione, di alta precisione. Se vedete qualche video dove abbiamo già presentati, abbiamo fatto fare dei pezzi, veramente abbiamo anche controllato dimensionalmente, i pezzi sono veramente precisi. E questa ditta adesso fa anche stampa laser di metalli, è una cosa interessantissima. Poi abbiamo il sostituto della pompa, adesso poi ce lo rifiniamo noi come vogliamo, possiamo sabbiarlo, possiamo lucidarlo, adesso poi vediamo un attimo. Questo qua è il sostituto di questa pompa, l'abbiamo aggraziato rispetto a questo blocchetto in rozzo. Qua abbiamo fatto un disegno, poi l'abbiamo fatto su computer 3D e l'abbiamo inviato. Questa è in ottone lavorata CNC, ma questa qua abbiamo voluto provare, questa qua con tanto di forellino che attraversa tutto come c'è qua. L'unica cosa sono le filettature, che queste si fanno poi dopo successivamente. È fatta, è una stampa 3D in AISI 316 L, un materiale molto duro. Questo qua è diventato un unico pezzo, è una stampa che viene fatta a strati di polvere finissima in atmosfera inerte, un laser praticamente a strati salda tutte le particelle di questa polvere formando uno strato, poi sopra viene data una rasata,
c'è un sistema che aggiunge polvere e viene portata piano e fa un altro strato, fa un altro strato. Intanto il pezzo scende e tutte le volte viene fatto uno strato e saldato. È bello pesante, questo qua è veramente materiale robusto. Con questo ci fanno tanti prototipi, con questo sistema di stampa fanno prototipi addirittura di pale di turboreattori per aerei quando studiano angolazioni, cose che devono mettere lì a punto, quindi resiste anche in quelle situazioni. E prossimamente vedremo di farci fare qualche pezzo particolare. Questo qua è semplicemente la riproduzione di questa. Allora, come lavorazioni CNC, questa azienda JLC 3DP fanno certi materiali tipo alluminio, leghe di rame, materiali del genere, plastica, eccetera, eccetera. Mentre per quanto adesso hanno iniziato a fare queste stampe 3D, voi gli date, nell'altro caso gli mandate il disegno 3D e vi fanno un preventivo. Nel caso della stampa 3D fanno il preventivo automatico. Viene fatto il preventivo automatico dal disegno che gli mandate. Quindi, questa è la nostra parte in AESI 316L e ci danno immediatamente il prezzo. Pensate una cosa, questo fatto CNC costa più di questo in AESI 316. Un lavoro in ottone CNC costa più che un pezzo stampato in AESI 316. Assurdo. È interessantissimo anche perché con quel materiale lì poi ci si possono fare anche elettrolizzatori e altre cose. Sì, E per qualsiasi problema c'è anche la chat istantanea con Rater che ci aiuta e ci permette di... Allora, se volete c'è, guardate, se volete far fare qualche pezzo, nella descrizione del video abbiamo un codice sconto che vi permetterà di fare pezzi con un buon prezzo. Allora, abbiamo fatto il tappo perché, vedete questo foro, è un condotto che da questo ambiente qua arriva a questo ambiente qua. Non potevamo fare diversamente. Come si fa a fare un condotto? Bisogna iniziare dall'esterno. Non so se qualcuno di voi ha presente i carburatori, sono pieni di questi condotti da tutte le parti e sono tappati con un tappo, dove non serve che siano in comunicazione, cioè verso l'esterno. Abbiamo fatto questo, adesso facciamo una cosa, dato che verrà saldato a stagno, l'ho fatto leggermente più, non va forzato se no lo stagno non penetra, si creano delle righe ricalcate in modo che sia, vedete, tipo sgrinato, tipo così, in modo che, ecco, forzi. Quindi facciamo un segno, tagliamo, un po' più abbondante perché poi quello che avanza lo eliminiamo via, anzi così va bene. Ok, leviamo la pompetta, il corpo pompa e lo tagliamo rozzamente così, poi lo salderemo. Allora, noi siamo pronti per saldarlo. Qua vedete un altro prodotto di Chaos, un flussante fatto da Chaos, che c'è il video apposito, flussante per saldatura, per brasatura a stagno. Poi lo incastriamo in qualche modo e possiamo metterci il nostro tappino. Vedete, praticamente con le pinze ho creato un qualcosa che possa entrare forzato, ma nel contempo lasciare spazio allo stagno di entrare. Ancora un po'. Ok. Poi vedrete altre cose di Chaos, vedrete anche l'utilizzo di una cosa che abbiamo recentemente fatto, la pasta Goi per lucidare questo pezzo di ottone. Avete visto poco tempo fa il video. E ora scaldiamola tutta bene. C'è la bomboletta piena, appena cambiata, fa sto lavoro di aspettare che si svuoti un po' per lavorare bene. Buttiamogli il fuoco dentro ai fori, scaldiamo in basso e se la inclina un po' succede questo disastro finché non è vuota la bomboletta, cioè vuota, finché non è sceso un po' il livello del gas.
Vediamo un po' se siamo già in temperatura, non penso. No. No, è un bel pezzo massiccio, ci mette un po' a scaldarsi. Ecco una bella sbulaccata di stagno, scaldiamo bene che penetri tra il pezzo e il tappo. Ecco, è penetrato, basta così, lo lasciamo raffreddare. Tanto che si raffredda il pezzo, iniziamo a smontare questa, la pompetta originale, da cui prenderemo dei pezzi, quelli che vedete in ottone, che sono il cilindro col pistone e le due valvole di non ritorno. Molliamo un po' tutto e allora questa forse, ecco, se io mando su questo forse esce, no, non ce la fa, devo togliere proprio il supporto per poco. Ok, forse così, no, non ancora, leviamolo tutto tranquillamente, tanto ci sono tanti pezzi da montare. Tutte queste viti con la testa brugola le sostituiremo poi con buloneria fatta da noi. Ho già fatto qua. Ecco, questa è la pompa originale, è un brutto blocchetto di alluminio tagliato col seghetto, proprio una cosa bruttissima, e niente, sostituiamo. Abbiamo arrancato quello che ci serve, ossia tolto dalla vecchia pompa, e qua sono le valvole di non ritorno. E qua abbiamo il nuovo blocco pompa da rifinire. Ecco, praticamente il lavoro ancora da fare era questo che mi sono tenuto. E poi una cosa importante, che JLC 3D fanno la finitura che volete voi, cioè quando fate fare il preventivo sono tutti i tipi di finitura. Noi abbiamo preso una finitura proprio la pessima perché vogliamo rifinirla noi e useremo la pasta Goi. Adesso togliamo l'eccesso che spunta qua di questo tappo che abbiamo fatto. E portiamo a filo il tutto. Siamo quasi, ancora un po' di colore così, e adesso andiamo a rifinirlo. Adesso andiamo a rifinirlo con questo disco che è carta abrasiva fine ma consumatissima, e mi piace perché riesce a dare già una certa finitura, vedete? E facciamo un po' con questa e poi facciamo la lucidatura finale. Adesso che gli abbiamo dato una passata con la carta vetro, vedete ci sono tutte queste righette, la rifiniamo con la nostra pasta Goi. Allora sporchiamo un po' questo feltrino di pasta in alcuni punti e lo inchiodiamo al tavolo. Come vi dicevamo, in questi casi qua dove il pezzo è piccolo ed è difficile lucidare a mano, basta semplicemente fissare il panno al tavolo e poi passarci il pezzo sopra. Cominciamo da qua, via questo lato di qua, ancora un po' di pasta, spalmiamo così alla brutta. Mentre lo muoviamo, ecco, vedete che sta cominciando già a diventare nera. Muoviamo un po' a destra e un po' a sinistra. Questo va a, diciamo, a imitare i movimenti che si fanno normalmente, e sono dei circoletti piccoli e dei circoletti un po' più ampi. In questo caso qua, muovendo il pezzo in tutte le varie direzioni, si imita quel movimento lì e si va a spianare e lucidare il pezzo.
Vediamo che già sì, è tutta un'altra cosa, eh. Continuiamo e andiamo a lavorare poi tutti i lati. Ora gli diamo una pulita dall'unto della pasta Goi. Dovrei farlo anche sulle mie mani che sono sì. diventate nere come... Giriamo la carta dall'altra parte ed eccola qua. Va benissimo così, più che bene. Poi dovrà ossidarsi un giorno, vorrei che diventasse così, o addirittura chimicamente ossiderò i pezzi per invecchiarli. Una nostra miscela segreta Sì. che vi diremo. Quindi adesso passiamo al montaggio. Ora usiamo questo sigillante per giunti pneumatici, idraulici, e avvitiamo tutti i vari pezzi. Ok, ce n'è più poco, eccolo qua. Tutti i prodotti che usiamo nei nostri video li trovate poi nella descrizione. Quindi basterà mettere, se state guardando il telefono, state guardando il video dal telefono, basterà mettere il telefono in verticale, cliccare sulla parola altro, vi si aprirà la descrizione del video con tutti i prodotti. Questo sigillante fa anche da frenafiletti? Sì. E, diciamo per filetti laschi, poi ce n'è un tipo per i filetti più precisi. Qua è molto efficace, anche se c'è un po' di gioco. L'altro per metà gioco, questo qua per un bel gioco. Allora, questo va. Guardate che fortuna che diventa duro proprio quando... Ecco qua, controlliamo che sia bene. Sì. In asse, sì. Allora, questo va così, sì. Ora ancora questo, poi lasceremo lì che faccia presa al sigillante prima di continuare il montaggio. Eccola qua. A posto. Ora dobbiamo mettere su questo condotto qua con il suo polmone. Questo qua l'ho costruito in due parti. Qua si intravede un solchino, praticamente una parte scavata e un coperchietto scavato con l'incastro che uno va dentro l'altro con la battuta e poi saldati a stagno. Qua c'è una guarnizione di carta da guarnizioni e ci avvitiamo il polmone, poi vi spiego cosa serve, anzi ve lo dico già. È una molla, praticamente un elemento elastico dove i colpi che dà la pompa a pistone quando va veloce il motore vengono assorbiti da aria che resta sempre qua dentro e praticamente smorza un ammortizzatore. Si usano in tutte le pompe a pistoni. Vediamo una stretta così, ok, e ora vediamo un attimo qua. Questo filo è passato di qua e di là, tanto poi questo è tutto un impianto che verrà fatto in un secondo tempo. Vediamo un attimo di imboccare qua. No, forse prima è meglio imboccare qua. Ok, questi sono raccordi rapidi per pneumatica che praticamente ho tolto il colorotone facendo consumare lo zinco elettroliticamente. C'è un video poi che uscirà su questo, forse è già uscito, non mi ricordo più. Così hanno un aspetto di rame. Allora, qua ci siamo. Qua possiamo stringere questo che è un raccordo a ogiva sulla valvola di non ritorno. Questo viene inserito. Avete visto ci sono le due freccine. Qua c'è una freccia che indica il senso e qua un'altra freccia che indica il senso del flusso. Ok. Vedete, per tutti questi pezzi qua io faccio per me degli schizzacci. Questo qua è il più bello, diciamo, che è la base di questo, e normalmente
faccio sti pacciughi qua addirittura dei calcoli e escono fuori delle cose che so che col tornio devo fare quelle cose lì. Perciò andiamo avanti adesso però col pezzo forte che dicevo questo, che è il termostato, la valvola termostatica, questo pezzo qua. E ora vi spiego un attimo come funziona questo, che questo va a chiudersi qua sopra con una guarnizione di carta da guarnizioni. Qua abbiamo un pistone che esce da questo cilindro con una guarnizione di gomma. Questo pistone col calore si muove, si allunga e questa gomma va a tappare un buco, non so se si vede, sarà, ecco laggiù, vedete, c'è una sede tipo da tenuta come un rubinetto, va a chiudere. Adesso vi spiego velocemente come funziona questo. Praticamente in questo astuccio qua, che poi è avvitato così e c'è una tenuta in teflon, tipo un tappino speciale, eccetera, eccetera, c'è uno stelo d'acciaio inox che esce dall'ottone, che sarebbe questo. Uno stelo che ha una rondella, ora sta rondella l'ho fatta piccola, in realtà questo è più alto e tocca qua per essere guidato che non faccia così, con delle fessure per far passare la paraffina. Però semplificandolo abbiamo una molla che tiene lo stelo dentro, abbiamo un o-ring, la molla spinge qua per tirare su lo stelo, tenerlo dentro, e spinge una rondella che schiaccia questo o-ring su un cono per avere una tenuta perfetta. Quindi cosa succede? La paraffina è solida. Ho provato fusioni di vari tipi, paraffina, una finta cera d'api, una vera cera d'api, eccetera, eccetera, e ho trovato una miscela giusta. Questo non lo sto a aprire perché riempirlo completamente senza bolle d'aria è difficilissimo, e la miscela giusta è quella che è qua dentro, non si tocca. Quando la paraffina si fonde, miscele o cere varie si fondono, aumentano di volume dal 15 addirittura al 20%, quindi va in pressione e allora spinge questo pistone, questo che è il pistone, dentro il cilindro, che in pratica è questa parte qua, e questo esce fuori, sopra una certa temperatura esce fuori, raffreddandosi rientra. Adesso vi facciamo vedere. Con calma, vedete, guardate quanto spunta adesso, che spunta tanto così. Adesso lo scaldo con la fiamma così facciamo presto. Tra un po' si fonde. Ecco, sta uscendo lentamente, sta uscendo, sta aumentando la lunghezza. Scaldiamo ancora un po' per far prima. Avete visto come è uscita la parte di inox e sta ancora un po' uscendo. E ora, prima qua andava giù e deve uscire ancora. Adesso ci mette un po' di tempo, è freddo ancora. Ecco la guarnizione, vedete che c'è una luce qua, è andata a toccare la sua sede. Tra l'altro ha una forza tremenda un sistema del genere, perché la pressione qua dentro aumenta enormemente. Adesso tra un po' è meglio lasciarlo raffreddare senza bagnarlo, roba simile, perché sennò magari si raffredda più da una parte che dall'altra. Lo lasciamo raffreddare, vediamo tra un po', lo lasciamo lì com'è. Sta tornando dentro, pian piano, ora già non tocca più, qua toccano le flange, quindi procediamo al montaggio. Qua c'è la guarnizione di carta, metto gli occhiali essendo io Orbus e iniziamo a montarlo. Allora, vediamo un po' adesso far combinare i fori con la guarnizione. Ok, mettiamo queste vitine M2 piccoline e tra un po' ci vediamo dopo averle avvitate stretto tutto. Ecco, abbiamo messo su 2 raccordi, quelli per aria compressa. Qua c'è la sua vite che va di sotto in una sede con la sua rondella fatta al tornio, tutto ottone. Ok, questo si va a inserire col suo raccordo rapido lì.
e questa si va a avvitare sotto, c'è un apposito foro cieco dove va avvitata la vite con questa chiavetta da 8 che ho costruito per la candela. Si sta avvitando. Ho costruito per la candela di questo motore un'apposita chiavetta. L'esagono, voi mi chiederete come ho fatto a farlo, beh, era una chiavettina a bussola, ci ho saldato, ci ho brasato dietro col castoling, tutto sta facendo da qua in su, non si vede manco l'unione, la chiavetta da 8 e basta. Questo qua va bene per la candela e serve anche per questi. Allora, lui è fissato. Qua ci sono due componenti particolari, uno non tanto. Questo che va di sopra è una valvola di non ritorno del commercio per aria compressa ed annichelata, gli ho tolto la nichelatura, la quale serve, dato che è una molla e una sferetta, serve a creare un certo sforzo all'acqua che passa. Poi vi spiegherò alla fine, vediamo anche lo schema di funzionamento, come funziona questo affare. Questa va qua sopra, questo invece è un elemento particolare. È un cilindro vuoto dove ci sono due reticelle fini, anzi due strati di reticella, due strati dall'altro, in modo che l'acqua che arriva prende un cono, in modo da non fare un getto secco, e può quindi finire di stare reticella e procedere linearmente senza vortici. Perciò se c'è un'acqua calda di qua e una fredda di qua e l'acqua va avanti e indietro, non si mischiano, perlomeno si mischiano il meno possibile, per non cacciare del calore nel serbatoio quando il sistema è freddo, per non comunicare calore. Questi qua si possono avvitare anche a mano, questo qua è grosso, si fa forza bene. Ok, hanno tutti un o-ring qua, le tenute che ho fatto. Quest'altro anche, vediamo un po', a mano, sì, a mano anche lui. Questo elemento qua è semplicemente un elemento dove l'acqua arriva di qua, l'acqua già calda del motore arriva di qua sotto e poi prende questo condotto. Normalmente qua sopra vanno a accumularsi delle bolle d'aria che possono esserci specialmente quando si riempie l'impianto di raffreddamento, e abbiamo un rubinetto che apriamo, un rubinetto a spillo che fa spurgo su da questo tubo e la scarica di nuovo nel serbatoio di raffreddamento. Questo va qua. Adesso noi mettiamo il tubetto che collega l'acqua calda in uscita dalla camicia del cilindro a questo qua. L'ho rivestito con dello spago di cotone fine, e per renderlo, per coibentarlo, perché passa vicino al volano, e qua ci sarà l'acqua che quando il motore è freddo ricircola e ritorna indietro senza andarsi a raffreddare, e questo mi si raffreddava per l'aria che faceva il volano. Allora l'ho coibentato. Una volta avvolto sto spago l'ho bloccato con l'attack qua all'estremità, in modo che non si srotoli, poi l'ho bagnato fradicio e ci ho dato dell'impregnante da legno sul bagnato, così l'impregnante non è entrato nel cotone, che se no l'avrebbe reso più conduttivo termicamente, quando è asciugato era solo in superficie e dà il colore, tiene un po' tutto assieme lo spago. Ora questo per farlo entrare bisogna combinare nel modo giusto, eccolo qua, quindi questo va qua sotto. Innesto rapido qua, e questo l'acqua del cilindro, e ci siamo quasi. Ora abbiamo questo qua è un tubone di ottone un po' spesso, molto più alto del suo serbatoio originale, che era alto così, più dissipazione, e volevo fare veramente una cosa in lamierino di rame con la sovrapposizione e la chiodatura, ma non finivo più, e la stagnatura, così ho fatto questo. Qua ho creato una sede, ho fatto questo disco preciso che è entrato dentro una sede col gradino, una battuta, poi sul tornio con una rotella ho ripiegato il metallo che abbondava del tubo addosso a questo, poi e lo stesso qua c'è un sistema che poi anche qua è ripiegato e naturalmente stagnato per l'interno, così non si hanno perdite d'acqua. Vi faccio vedere una cosa, un secondo. Non so se avete visto un video recente che abbiamo fatto come fare un utensile da tornio con un chiodo, normalissimo chiodo di acciaio a basso tenore di carbonio. Questo qua l'ho fatto per poter realizzare la battuta qua, e chiaramente ho ottenuto un acciaio durissimo. Questo qua lavora anche l'acciaio in inox tranquillamente con un chiodo.
Andatelo a vedere questo video. Ho trasformato in acciaio al carbonio ad alto contenuto di carbonio un acciaio a bassissimo contenuto di carbonio di un chiodo da legno. Quindi passiamo al montaggio di questo, altra vite e altra rondella spessa fatta al tornio, uguale a quella di prima, così non c'è bisogno di vedere quale è una quale è l'altra. Il nostro serbatoio, ma noi adesso mettiamo su, in questo foro filettato qua, il raccordino dell'aspirazione della pompa. Ok, qua c'è il foro per la vite, quindi stesso lavoro di prima, facciamo la vite qua sotto, chiavetta, questo qua la imbocchiamo così e andiamo a questo punto a beccare il foro, ecco, no, eccolo, e avvitiamo la vite, poi controlliamo un attimo che sia ortogonale il tutto. Quindi questa chiavetta a tubo da 8, la bussola da 8 serve un po' per tutto. Sì, ancora un po' più così, direi che così va bene, stringiamo. Ok, adesso abbiamo ancora da mettere 2 tubi, che sono questi 2. Questa è l'aspirazione, sono comodissimi questi raccordini innesto rapido per aria compressa, veramente comodi. Ok, qua bene a posto. Questo che è lo scarico dell'acqua calda quando arriva in temperatura, lo innestiamo qua, e poi ci sono questi supportini qua fatti così in rame che vanno qua, ci sono dei fori filettati M3 e adesso avvitiamo il tutto, ci vediamo tra poco. L'ultima vite, sono viti a testa bombata che avevo trovato tantissimi anni fa, quando ero piccolo erano comuni, adesso sono introvabili, di ottone. Vedete che com'è lavorata qua al tornio, vedete come corta, l'ho tagliata, era bella lunga così. E questi trucchetti e tanti altri, voi non guardate mai i nostri vecchi video, che è pieno di trucchetti per fare queste cose. Per chi è appassionato di modellismo ci sono 1000 trucchi per fare cose particolari. Quindi mettiamoci su questa ultima vite e poi riempiamo il circuito idraulico, ecco, e abbiamo finito. Ok, allora abbiamo uno spurgo, che questo qua normalmente non esce l'acqua, e il ritorno dell'acqua quando il motore è caldo. Quando il motore non è caldo, l'acqua pompata dalla pompa passa nella camicia del cilindro e ritorna all'ingresso della pompa per ripassare nel circuito finché non si scalda. Poi vi facciamo vedere come, perché. Allora, riempiamo. Ok, questo è pronto. Poi andando il motore si tirerà la sua acqua, butterà fuori l'aria, eccetera, eccetera. E adesso lo facciamo partire. Proviamo a metterlo qua sopra, cammina un po' sto motore. Chissà se sul liscio non cammina, cioè sul liscio, sul piano, qua è un posto che non è molto piano, voglio vedere una cosa. E camminerà anche qua, via. Allora. Colleghiamo un po' di GPL che è qua dentro, anzi questa volta vorrei metterlo in moto con la sua manovella invece che girare sempre la puleggia. Allora diamo corrente al sistema d'accensione, questo sarà un prossimo lavoro, compattarlo, no, il prossimo è la marmitta. Apriamo il gas, deve arrivare il gas, ancora non arriva.
aperto lo spurgo, sta aspirando acqua, si riempie la camicia, tutto l'impianto. Cammina, sì, a metterci dei gommini sotto. Ogni tanto esce dell'aria, possiamo chiudere, tanto qua ancora è freddo, se no un po' chiudiamo. È sceso il livello nel serbatoio perché chiaramente si è riempito tutto il circuito, anche la camicia. Proviamo a chiudere. Ora l'acqua circola su se stessa finché non raggiunge la temperatura, quindi ci vediamo quando sta per aprire, ci vediamo. Dovremmo esserci. Qua è bello caldo, qua anche. Attendiamo. Il cilindro a 71 gradi, 78 la testata, 20 rotti gradi qua. Eccola. Ecco l'acqua. Sì, aperto. Ora sta ricevendo acqua fresca. Questo è il motore originale, c'era tutta una spirale di tubo d'alluminio, un serbatoino, questo qua del coso, vabbè, lasciamo perdere questo, guardate questo. Allora, intanto vi dico una cosa, c'è uno sconto, se guardate nella descrizione del video, c'è uno sconto del 5% su questo motore qua, se lo volete comprare. Invece se vi interessa costruire dei pezzi su JC 3DP abbiamo un coupon da $60, quindi potete andare a vedere. La cosa interessante è che appunto vi danno il preventivo gratuito immediatamente, quindi potete sapere se il pezzo che vi interessa costruire sta all'interno del vostro budget oppure no. Adesso passiamo alla spiegazione per i più affezionati all'impiantistica. Allora, questo è il cilindro, cilindro con la sua camicia. Qua entra dell'acqua più fresca e qua esce quella calda. Allora, questo è il cilindretto con praticamente il termostato con la paraffina, con la sua molla. Questa è la guarnizione che va a chiudere poi qua. Quando è freddo e ritratto, la guarnizione non va a chiudere, c'è un passaggio di acqua da qua a qua. Perciò la pompa aspira di qua, c'è il polmone, quello che avete visto di ottone, manda l'acqua nella camicia del cilindro, l'acqua fa questo giro e ritorna qua, passa vicino all'astuccio del termostato tra il cilindro esterno e quello interno e ritorna a essere aspirata e rimandata qua. Dato che la pompa è una pompa singolo effetto, noi diciamo shusciai sciurbinus in genovese, cioè aspirare e soffiare non lo fa contemporaneamente. In un momento aspira e dopo spinge, perciò era un problema questo. C'era questo problema qua che ho risolto in questo modo. Allora, mi avrebbe fatto casotto perché sarebbe stata dell'acqua che quando appunto mandava, non aspirava, poteva l'acqua che mandava andarsene qua sotto e mischiarsi comunque con l'acqua fredda. E allora ho risolto con l'oggettino che vi ho detto prima, che ci sono quelle due retine. Qua l'acqua va avanti e indietro quando
non sta raffreddando quando l'acqua è ancora fredda, va avanti e indietro mentre l'acqua si scalda qua dentro e non va a finire qua e non va qua. C'è un buffer d'acqua che sta qua, senza mischiarsi più di tanto. Poi succede che quando questo è l'affare della valvola di sfogo, l'acqua che viene dal cilindro va qua, lo sfogo aprendolo, sfoghiamo all'inizio dell'aria e dell'acqua quando riempiamo l'impianto, poi chiudiamo e ogni tanto volendo si può aprire e vedere se c'è dell'aria. Allora, quando si scalda, il pistone con la paraffina viene spinto fuori e va a chiudere questo buco, questo passaggio, questo orifizio. A questo punto resta isolata. La pompa aspirerà solo, non più l'acqua che arriva dal cilindro, ma solo l'acqua del serbatoio aspirerà. E l'acqua di ritorno non potrà più andare all'ingresso della pompa e ricircolare su se stessa, ma andrà in pressione, perché qua è chiuso, pressione tale da spingere questa sferetta nell'altro oggettino che va verso il serbatoio e supererà la forza della molla. Tra l'altro è una pompa che fa una pressione altissima, poca corsa e piccolo diametro, con pochissimo sforzo fa una pressione altissima e quindi obbligherà l'acqua a passare di qua e andare a scaricarsi nel serbatoio, quindi qua si raffredda e qua viene di nuovo aspirata. Quindi sono due percorsi, cambia percorso, c'è uno scambio, un bivio obbligato dalla temperatura. Quando se sarà troppo fredda quest'acqua, questo andrà di nuovo a aprirsi un po' e ricircolerà parte dell'acqua di nuovo indietro, tutto lì. E a questo punto, se vi è piaciuto questo video, metteteci un bel like un prima bel like, di uscire. Poi faremo altri video dove dobbiamo fare la marmitta e altre cose, altri aggiornamenti. Poi un giorno facciamo il video bellissimo della misura della potenza di questo motore, ma si può usare questo sistema che useremo anche per motori elettrici o altro, della potenza meccanica. E arriverà a breve anche poi un altro motore hit and miss, sì, che è tutta un'altra storia. Esatto, un modellino bellissimo. Se non l'avete ancora stupendo. fatto, iscrivetevi a questo canale, che sicuramente riceverete aggiornamenti interessanti. E con questo vi salutiamo. bella ragazzi. Bella ragazzi. Bella ragazzi!